tutto, non Cos'è solamente tutto. Pischois? Pischois è l'odore del cesso. Davvero? Sì, che hanno i grandi champagne francesi, quando li stappi, hanno questo ridotto delle malolatiche, i grandi champagne, i grandi magnum di 20 anni, si chiama Pischois. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Allora, sono tutti sughi che ho fatto io. Cosa abbiamo qua oggi? Allora, il primo è quello delle cipolle. Questo è un sugo fatto da cipolla e porro con la maggiorana. Sa già con che vino abbinarlo? Io pensavo a un greco, oppure il riseo del Guadalmeno un po' più strutturato. Poi in sequenza pensavo al pesto. Poi abbiamo il sugo del pomodoro, con i nostri pomodori. E questi due con che vino pensa di abbinarlo? Ecco, allora questo qui pensavo a un greco, questo qui andrei su vivace, un rosé, e l'ultimo invece è da rosso. È un ragù in bianco fatto con il fagiano e tartufo estivo, e lì ci mettiamo un rosso non molto strutturato. Ecco, questi sono i 4 sughi. L'acqua è salata, mettiamo le linguine. Toh, prendila e dimmi com'è. Ecco, questo è pronto. Questo è il momento ASMR. Via. Aspetta. Ecco. Possiamo già cominciare a portarle fuori, Ai giovani arditi di più, alle persone di una certa età un po' di meno, Sì, ma non così tanta. No, appunto, tutti sì. questi sughi. È quello che dico. Ho detto alle persone più, ma lui fa l'azione per lui. Hello, my name's Stevie Kim, and we are here, another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza, but actually we had another kind of series. It was called Scienza in the Mensa. And today it's also the On the Road series because we are here in the residence, the home, the vacation house, all year round at Professor Scienza's home. Ciao ragazzi! Buon appetito! So he wants to eat already. Okay, so what we're going to do, as you know, we've done the series of course, the pizza, because I have here the Giovane, Mattia, the Gen Z representation. And then we did the burger, actually McDonald's, he wasn't too keen. And then we did sushi, and now Scienza, a professore, he said, why don't I'm going to make the pasta sauce, 4 types of pasta sauce, and then we will do the food pairing. So here we are, eccoci qui, finalmente. Speriamo di mangiare perché continua a parlare qua. Ok, dobbiamo documentare quello che facciamo. Allora, innanzitutto abbiamo preparato 4 sughi, giusto? 4 sughi. Allora, primo pasta è con, innanzitutto sono linguine queste? Linguine con il sugo di cipolle, e il vino è il Criseo. Speriamo che sia centrato. Criseo, because I think you guys know this wine by now. Abbiamo qualche affinità a questo vino, sì, perché è il vino di mio figlio. Del tuo figlio Michele. Cheers innanzitutto, cheers. Si parte. Com'è la pasta? Buonissima. The pasta is good. Devo mettere anche il formaggio. Sì, un po'. This is really good. Devi darmi la ricetta. Quello poi vedremo dopo. È fantastica. È la pasta. Mai provata così con le cipolle? Questa è una pasta semplice, bastano 2 porri e 4 cipolle e un brodo vegetale. Ma questo è tutto dal tuo orto, Sinergi? Tutto dal mio orto, qui è tutto produzione locale. It's really good. Ragazzi, è buonissimo questo, devo dire. Questo è un Guadalmeno del 2020. Che tipologia di vino? È un vino che ha come caratteristica importante quella di invecchiare bene in bottiglia. Infatti Michele lo vende dopo 2 anni dalla produzione e ha questi sentori molto minerali, quasi un po' da Riesling. Diciamo, l'ultima volta quando abbiamo mangiato sushi abbiamo avuto un'annata un pochino più vecchia, giusto? Sì. Quello era un 18, questo è un 20, un vino molto morbido, una bella freschezza, ma soprattutto ha questo retrogusto molto minerale, molto kerosenico. Che col dolce della cipolla si sposa molto bene. Esattamente, è per quello che l'ho pensato.
Il giovane. Giusto. È proprio... Ma spiegaci il vino invece, che uva c'è? Il vino è un risultato di una mescolanza di varietà che vengono però tutte raccolte e fermentate assieme, questa è la cosa importante. La base è vermentino, poi su questo c'è un po' di verdicchio, un po' di fiano, un po' di incrocio manzoni. Ma qual è la tua regola, diciamo, quando a un pasto, diciamo, è così, è molto saporito, c'è un gusto forte di cipolla? Ci vuole un vino altrettanto forte, Quindi, se no il vino viene schiacciato dal sì. gusto. Allora, Non- io avevo scelto questo perché, giustamente dice lui, la cipolla è dolce, porro e cipolla sono dolci. E questo un vino ha come dei sentori un po' amarognoli, ma soprattutto ha questo minerale che riesce a attenuare la dolcezza della cipolla. Questo è il ragionamento. Allora, andiamo al secondo pasto. Dai, ecco, io qui pensavo al greco perché anche qui c'è un po' di amarogno nel basilico, ma il greco ha una bella acidità che lava in questo caso. Questo a me piace molto. Questo è devo un dire. greco di Il greco è praticamente, Molisano. sì, è il greco di tufo come vitigno, è l'asprigno napoletano. Anche questo ha dei sentori minerali però. Allora, qui è pesto che viene pestato al mortaio con pinoli, aglio. L'hai fatto tu. Ma Sì, scusami, però oggi mi hai fatto vedere Sì. tipo 6 tipi di basilico. Sì. Quale Qui- basilico? Quello genovese. Quello Qui ci vuole genovese. solo quello col sapore più semplice, non deve avere mentolato, non deve avere altri aromi di basilico, insomma, sono Perché tanti cosa basilici. succede? È rovina, perché il pesto ha un suo carattere che è quello del basilico genovese. Dopo ci vuole formaggio grana, ci vuole un po' di formaggio di pecorino sardo, maturo, e olio del Garda, ci vuole un olio leggero, non un olio pesante. Poi viene naturalmente tutto omogeneizzato in un mortaio. Buonissimo. Mm? Buonissimo. Buono? Sì, non è molto forte. No, deve essere una cosa elegante. Io non sopporto quei pesti aggressivi. E non metti aglio. Come no? C'è È uno aglio. spicchio d'aglio questo. Cioè, non si può fare il pesto senza aglio. Lo fanno anche senza aglio. No, ma non va perché bene. non è della sento però tradizione. molto aglio. Perché vabbè. forse è perché sono coreana. Può darsi. Ma anche perché vedi, quello che conta nel pesto, come dice la parola, è la capacità di omogenizzare. Va tutto omogeneizzato bene. Hai 6 tipi di basilico. Sì, ma non- Cosa ne fai con gli altri? Dunque gli altri faccio il pomodoro. Quello che mangeremo dopo pomodoro è fatto con il basilico napoletano o a foglia rugosa, quello che è un po' mentolato. Poi il basilico napoletano serve, non so, per fare ad esempio molto bene la caprese, va molto bene per una caprese, è perfetto. Va bene per delle insalate di pomodoro, per esempio, il basilico napoletano. Anche il vino, devo dire, è centrato. Senti che è un vino vecchio, abbastanza vecchio, insomma maturo, però anche questo si sposa molto bene perché ormai il futuro è dei vini maturi, bianchi maturi, e non è più dei vini un po' prosecchizzati. Senti che qui c'è il minerale, c'è un po' di kerosene, lo senti? È tipico del greco. Poi Alessio lavora molto bene, Alessio di Mano Onorante. Va bene anche il primo, anche il mio. Secondo me va bene anche questo. Sì, è vero. Perché il minerale è un po' più leggero, quello lì, quel greco, non ha la potenza del vino di Michele. Griseo è molto più potente, ma è un vino che ha un grande successo. Adesso Wine New farà addirittura un servizio sui bianchi di Bolgheri e metterà questo come il bianco di Bolgheri, come il modello dei bianchi di Bolgheri. Quindi, E questo perché? perché è buonissimo, perché ha una vendita, cioè la gente che lo beve è entusiasta, anche i ristoratori. Lui fa volutamente 5-6 mila bottiglie, non di più, lo tiene come una cosa molto, molto riservata. Questa invece è fiano, si chiama Elmina di Mieo, penso che sia la nonna o la mamma, però questa è un'annata vecchia, Anche questo 2003. Ha un bel carattere, sembra addirittura quasi dal naso uno Chardonnay altoatesino. Allora raccontami prima del sugo. Allora, Ancora, il pomodoro. un'altra volta, Il avevi pomodoro. un sacco di pomodori. No, ma il pomodoro è sempre un'azione collettiva. Quindi fai tutto miscuglio. Lo si fa in famiglia o lo si fa con gli amici. Io ho degli amici che si trovano
adesso, il sabato e domenica, e fanno 3-4 quintali di sugo di pomodoro, perché lo si fa assieme, è Ma bello. quanta roba è? Quante Ah, barattoli una sono? roba enorme, sono cassette e cassette, ma tutto l'inverno loro hanno quel loro sugo. Però che tipo di pomodoro hai usato? Ciliegino, datterino, pomodoro a grappolo, cuor di bue e questo incrocio francese a 60 gradi per un paio d'ore, vengono asciugati molto, rimangono morbidi ma asciutti e poi servono molto spesso a potenziare la forza dei sughi. Ecco, devo dire che è buono anche questo di meo, non è male questo fiano. Ah, voglio farti un po' assaggiare questo. Hai già Volentieri. mangiato tutta la pasta. Volevo Dai, farti... non preoccuparti che la bocca è sempre... Dagli ancora un... perché volevo che assaggiasse... Metti un po' di pasta. un po' di Ma proprio pasta. Due, Sì, perché volevo... due fili, come dicono. Sì, volevo provare questa. E devi indovinare che vitigno è questo. Il rosato è sempre difficile, ma è... Potrebbe essere una grind, potrebbe essere anche un lambrusco, perché ha questo carattere un po' animale. Allora ti do almeno la regione. Veneto, Ok. Corvina forse, ma... Liguria. Ah, Liguria, Rossese. Liguria, Dolcetto. AGT. Non ci crederai perché non ci credo Va neanche bene. io. Vermentino. No, la Valentino non è rosa. Non Hanno lo aggiunto so. qualcosa. Da uve, sì, infatti, da uve vermentino che nell'antica Luni vestò di nero. C'è anche il Vermentino nero, che però non è parente del Vermentino bianco. Però è vermentino. Vabbè, non l'avrei immaginato. Ah, neanch'io. Ho formaggio, aspetta. È un po' animale, devo dire, Com'è un po' animale? Cosa vuoi dire? che ha questo carattere un po', che hanno un po' di vegetale. Senti il vegetale. Io chiamo animale il vegetale, come qualcosa di grezzo, un po' di ruvido. Ce l'hanno i Ragrain, per esempio, non ce l'ha la Schiava, ce l'hanno alcuni Lambruschi, ce l'hanno alcuni vitigni, questo un po' verde. Il fagiano è un animale straordinario, forse è uno delle selvaggine più nobili e più eleganti che ci Innanzitutto siano. fagiani. Fagiani che vengono da Vittorio Moretti, Sì, me li ha regalati Vittorio recentemente, proprio un perché mese. lui va a caccia Lui dei va a fagiani. caccia, è un cacciatore di quelli straordinari. E mi ha dato 4 fagiani e 2 li ho usati per fare questa salsa. Ho preso i petti e li ho messi in una notte in infusione. Una cosa in Una petti? notte i petti, Cos'è? il petto, il torace, Ah, petti. il petto, e l'ho messo in infusione in vino bianco e un po' di spezie, un po' di aromi. Poi Che aromi? Oh, cannella, quelli di garofano, un po' di noce moscata, poi un po' di cipolla, un po' di aglio. L'ho lasciato una Tanta notte. roba. Poi viene tagliata tutta a coltello Grazie. e ho fatto un ragù bianco con sedano e carota e cipolla. Ho aggiunto un po' di vino bianco naturalmente e ho aggiunto poi un tartufo nero Ah, di nozza. tartufo. Qui io volevo farvi provare il Rute di Michele, perché secondo me ci vuole un vino un po' più da selvaggina, non troppo. Ecco, questo è un olio al tartufo bianco. Che fai te? Ma assaggialo no, assaggialo così, me l'hanno regalato i miei amici che ho nelle Marche. Assaggialo e poi ci mettiamo questo e poi mi dici cosa succede. Si Ecco, prova, saprà da un po' prova, di prova. tartufo. Ma senti la differenza. Si sente... Ti piace? Però secondo me non va molto con fagiano. No, ci vuole un po' secondo me, da questo esotico. Se vogliono i funghi anche i porcini poteva andare bene. Sì. Ma il tartufo nero va bene, Allora, posso fare un passo indietro? Avevamo bevuto Fiano di Avellino di 2003, Sì, che è un'annata vecchia. sì, Poi abbiamo bevuto questo vermentino nero sì. rosato di 2021 con salsa di pomodoro. A te quale ti è piaciuto? Con la salsa di pomodoro mi è piaciuto di più il rosé. Anche a me. Ah, Lo trovo un po' vecchio, il Fiano. Lo trovo decadente, sta scendendo. Senti che ha un po' di vecchio. allora, ora assaggiamo nero. Le ruzze. Sì. Facciamo le ruzze. Questo è un butto di sera. Comunque fagiano e tartufo accoppiata fantastica. Tu dici che non è troppo. No. Non è piace da troppo morire. Il la fagiano cosa vuole il tartufo. tartufo, Potrei mangiarmelo tutto. È l'unico animale da tartufo il fagiano. Sì? Sì, sì. La lepre non va bene, per esempio.
ci vuole il fagiano perché ha quella... Allora, io vi chiederei di quella fare feracità. una cosa. Prima di assaggiare il rosso, Sì. ok, assaggiate anche fiano. No, ma a me piace il fiano perché... No, ma è il succo di assomiglia fagiolo. abbastanza al vino di Michele per certi versi. Sai, anche secondo me. Ha però un difetto secondo me che... Meno biologico, diciamo, un po'. No, ma sa Meno questo naturale. odore un po' di botte. Senti questo odore di legno? Legno non perfetto. Lo sento più invadente io. Sì, ma questo si chiama legnino, questo sapore qui. Il sapore del legnino è il sapore delle botti vecchie che danno questo sapore un po' di stantio. Hai già assaggiato il rosso con il fagiano? Sì. Adesso lo riassaggio. Questo non è molto strutturato, però questa ciliegia, la senti? Molta ciliegia. Molta ciliegia, che è tipica di Bolgheri, per la verità. E poi con la selvaggina sta bene secondo me, perché non è tannico, non è aggressivo. No, ma io voglio sempre vini un po' vecchi, Non assaggi mai vini ma io credo molto... annate nuova? No, sì, lo E assaggio però, questo perché? perché io credo che la riduzione della bottiglia di un paio d'anni sia fondamentale. Un vino vale se riesce a evolvere in bottiglia. Un vino vale se tu lo bevi in un pranzo e i 3 bicchieri che bevi in sequenza devono essere diversi. Questo lo puoi fare solo se un vino è vecchio. Se un vino giovane tu bevi il primo bicchiere è uguale all'ultimo. Un vino vecchio invece, quando apri la bottiglia dopo 2 o 3 anni che è dentro, quando si apre è come liberare uno spirito, come liberare, non so, un'anima all'interno di un corpo. Continua a uscire, continua a modificarsi, l'ossigeno gli dà vita. Un polvere non può irrigare. Questa è una cosa che io dico sempre, dovete venderla questa notizia. Perché tutto il mondo irriga, Bolgheri non irriga. Quello che c'è viene fuori da solo. È frutto di quella terra, è la vocazione di quel territorio. È un grande punto di forza. Ma non lo vendono bene. Peccato. Quest'anno era l'anno da vendere questa cosa qui. Che dobbiamo educare il consumatore a questo. Assolutamente. Perché il consumatore vuole dei vini di qualche mese, invece il consumatore deve bere dei bianchi di valore. Deve abituarsi a bere dei grandi bianchi finalmente, che devono invecchiare, che devono essere conservati bene. La forza dei Riesling tedeschi non è mica è di avere 5-6 anni di età in bottiglia, e quella è la grande forza. Facciamo un recap, breve, ok? Una cosa riassuntiva. Abbiamo mangiato pasta alla cipolla, pesto, E maggiorana, cipolla e maggiorana. cipolla e maggiorana, e Pesto alla ligure, alle rigure, e poi abbiamo fatto pomodoro e poi fagiano, Fagiano, ragù di fagiano. ragù bianco di fagiano. Sì. Partiamo con il giovane. Qual è stato il tuo preferito pasta con il vino? Quale vino, quale pasta? Sugo? Il mio preferito, devo dire, che la pasta con la cipolla, il vino del professore, il figlio del Di professore. Michele, insomma, sì. Criseo. Sì, è stato veramente una grande scoperta. L'abbinamento, proprio la contrapposizione tra dolce e il minerale del vino. Bravo. Veramente Vedi, mi c'è ha colpito. speranza per i giovani. Ma hai capito? magari fossero così giovani. E tu invece qual è stato il tuo sugo preferito? Io preferisco invece il fagiano, io ho una passione per la selvaggina, mangerei sempre selvaggina io se potessi, cervo, faceano, capriolo, cinghiale, lepre, a me piacciono molto questi gusti un po' Game. forti, animali insomma. Però questo fagiano non ha forte questa No, è vero. No, perché gusto è selvaggina. stata una notte in salmì, è il salmì che toglie l'animale, il selvatico. E ripetimi il salmì. Il salmì è un'infusione in cui ho messo i petti con vino bianco, con un po' di cannella, credo di garofano, un po' di cipolla e ho lasciato tutta la notte questi petti, poi li ho cotti, diciamo così, ma il salmì ha tolto questa aggressività dell'animale. Velocissimamente, la linea guida generale sull'abbinamento con questi 4 sughi di pasta. Non necessariamente questi, perché non tutti hanno accesso al Criseo anziché No, certo, hai ragione. o anziché Ma io devo dire anche il greco andava benissimo, il Sì. greco di
di Mario Morante va benissimo secondo me perché si avvicina con la mineralità al Criseo, quindi va benissimo. Ho trovato anche molto interessanti il rosé, per esempio, con il pomodoro, che è difficilissimo mangiare bene il pomodoro. Il pomodoro è difficile da associare, è sempre un po', ma ci vuole sempre un vino un po' acido, un po' fragrante, quindi andava molto bene quel vermentino rosso. Invece il pesto? Il pesto è un altro, ma il bianco ci vuole un bianco per il pesto e ci vuole anche lì un bianco che non copra molto, ecco, forse si poteva prendere anche un bianco un po' più leggero, un po' più fragrante, più fruttato, più floreale anche. Forse anche un prosecco poteva andare bene per un... Volevo arrivare a questo. Secondo te, Poteva andare benissimo. se potesse scegliere una bolla per tutti i 4 sughi, cosa dici? Insomma, io potrei andare benissimo un grande Trento Doc secondo me, quello sicuramente. Trento Doc strutturato, potente, bello, insomma, non di quelli magari... Un po' colposo. Sì, colposo, un 36 mesi o addirittura un 48 mesi, insomma, evoluto, ecco, in modo che in bocca senti un po' anche, non dico il pissoir, ma questa struttura un po' del vino evoluto. Non cos'è il pissoir? Il pissoir è l'odore del cesso. Davvero? Sì, che hanno i grandi champagne francesi, quando li stappi, hanno questo ridotto delle malolatiche, i grandi champagne, i grandi magnum di 20 anni, si chiama pissoir. E questo odore un po' delle latrine, sai, quando vai in un cesso un po' profumatissimo, c'è questo fondo di latrina. Ok, con questo penso che possiamo chiudere questa è un po' l'ammoniaca della malolatica. Questa puntata con Pissoir, questa puntata di Everybody Needs a Bit of Scienza. Grazie. Grazie mille. Allora, per dolce abbiamo, sembra un tiramisù perché è un tiramisù oggettivamente, però è un gelato. Com'è? È una torta, è un tiramisù per sostanza. Sì, anche secondo me. All right, so we have 2 wines. We have Vinsanto Trentino, from Trentino, it's not from Tuscany. Typically Vinsanto is from Tuscany. Vicino a noi qui, prodotto Yeah, qui. it's right here, in zona. E poi abbiamo Calcaia di Olvietto. Ok? Assaggiamo. Questo è 2018, invece Vinsanto 2000. Questo basso alcolico è 10,5. Elegante, ha questo sentore. I think this is really un po' good. di botrytis. Mi ha È sorpreso. molto buono questo. Sì, E direi con anche tiramisù ci sta bene. perfetto perché È il suo. quella complessità che ha con il mascarpone va bene. Wow, questo è proprio il suo. Sì, è perfetto. Però facciamo una prova anche Con Scusate, io lo so, ho bevuto tutto il mio. tu hai bevuto, anche tu hai bevuta tutta. Una goccia me l'hai dato. Sì, va bene, È non volevo giusto, è che giusto per si assaggiare. ubriacasse. Appunto. Questo è un po' più aggressivo, devo dire che forse è meglio il primo, ma Però anche questo è buono. molto. Questo è buono. Questo I think contrasta actually bene. È un vino completamente diverso. sono un po' indeciso quale preferisco con tiramisù. Il primo accompagna molto bene, il Sì. secondo contrasta di più. Sì, esattamente, c'è questo amaro. Ma Però però non va male neanche questo, eh. Sono entrambi buoni. Molto buono. Un abbinamento Tutti e due secondo me sono ottimale entrambi. Perfetti, sì, perfetti. Abbiamo fatto centro. Hai fatto centro. All right, so tiramisu, highly recommended. Calcaia and Vinsanto from Toblino and Calcaia from Balberani. So these are keepers. Okay, and that's it. So that's dessert. Con dolce possiamo anche chiudere. Chin Chin with Italian Wine People. Chin Chin with Professore Scienza. And that's it. And that's a wrap from Torbole. Toblino. Torbole. Chin Chin with Italian Wine People. And that's a wrap. We hope you enjoyed our lunch with Professore Scienza in Torbole. For more fascinating stories from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Chin chin, and thanks for listening.